nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo pull che io ho deciso di chiamare natalizio, un po' diverso dal solito, e vi dico subito che io per poterlo realizzare ho utilizzato due gomitoli che sono l'Alice della Mistrico Filati e Halein dell'Adrian Wool, che è un nuovo filato appunto dell'Adrian Wool. Per quanto riguarda il quantitativo, parliamo prima del quantitativo, poi vi faccio vedere anche le altre combinazioni colori. Io ho utilizzato 3 gomitoli del bianco, quindi 150 grammi, 2 gomitoli del rosso, quindi 100 grammi, e 2 gomitoli della Halein, quindi 100 grammi, e vi faccio vedere appunto altre combinazioni colori che potete fare, una sempre stile natalizio e altre invece combinazioni che potete fare se non volete un maglione natalizio ma un maglione da poter indossare per tutto l'inverno. Abbiamo questa combinazione colori dove abbiamo il 32 di Alice, il 13 di Alice, e invece come Halein abbiamo il 34, questo molto natalizio anche questo, oppure non proprio natalizio ma qui in realtà si può trasformare in natalizio. Vi faccio vedere come. Qui vi ho messo Alice 25, Alice 38 e Halein 36. Se lo volete stile un po' più natalizio potete tranquillamente sostituire con il colore Halein, quindi fare con il colore grigio, oppure sostituire l'Alice verde acqua con l'Alice bianco. In questa maniera, anche in questo caso verrebbe bello natalizio. Per quanto riguarda invece l'ultima combinazione che vi faccio vedere, questa non è natalizia ma la trovo molto bella. Per qui abbiamo il 17 Alice, il 14 Alice, mentre come Halein abbiamo il numero 35, che trovo veramente sfiziosi come combinazione colore per fare un maglioncino da poter usare tutto l'inverno. Ora, per quanto riguarda le taglie più grandi delle mie, io vi consiglio taglia M di utilizzare 3 gomitoli di colore rosso, quindi io vi dico quelle dove ho usato di meno, poi voi con il colore cambiate. Vedete che la parte rossa io ho utilizzato 2 gomitoli, taglia M ne servono 3. Per la parte bianca lasciate sempre 4 gomitoli, scusatemi, 3 gomitoli, perché io dell'ultimo gomitolo ne ho usato veramente poco. Di Halein invece dovete andare a prendere un gomitolo in più, quindi 3 gomitoli. Per quanto riguarda invece la taglia M, allora per quanto riguarda il rosso vanno bene 3 gomitoli, per quanto riguarda il bianco andate a prendere 4 gomitoli, quindi aumentate uno in più. Halein anche in questo caso vi consiglio di andare a prendere 4 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione, come potete vedere è un top down, si parte dal sopra, si vanno a fare gli aumenti, e io ho giocato con questo sfiziosi forellini, e non so neanche come definirli, ma mi piacevano, mi ricordavano un po' lo stile natalizio, quindi come potete vedere io qui ho giocato facendo questa sorta di rombo, però non è proprio preciso perché qui come potete vedere ho più giri rispetto a qui, e le taglie più grandi delle mie, quindi tipo taglia M e taglia L, qui avrete più giri con il colore grigio o il colore che scegliete in alternativa, e quindi questo forellino verrà più giù ma verrà comunque sempre sul seno e il risultato sarà comunque sfizioso, non vi preoccupate. Per quanto riguarda poi la maglia, io qui poi non ho fatto più il giochettino dei fiorellini, ho fatto tutto punto chiuso, continuando ad alternare. Come potete vedere, questo lo potrete fare anche voi, io ho fatto 5 giri con il bianco e 5 giri con il rosso, mentre il grigio solo 2 giri. Taglia M e taglia L, come vi ho detto, ne avrete di più, quindi quando andrete a ripetere i giri per le maglie, per il corpo, mi raccomando dovete fare sempre 5 5 e poi quanti giri avete fatto con il grigio o con l'altro colore prima di andare a mettere i marcapunti. Per quanto riguarda le maniche, poi io sulle maniche sono andata a riprendere la lavorazione con il forellino per tutta la lunghezza, perché volevo qualcosa di diverso, volevo rendere questo maglioncino ancora più sfizioso, e infatti vedete qui si ricrea diciamo il nostro rombo, e poi abbiamo questi due più vicini e un po' uno stacco, che lo stacco sarà maggiore appunto per chi ha fatto più aumenti rispetto a me, quindi per le taglie più grandi, e anche in questo caso vi assicuro che comunque l'effetto sarà molto bello. Quindi questo è per darvi un po' le indicazioni. Non vi preoccupate, potete sempre fare degli aumenti qui sulla maglia, perché comunque si lavora in giri di maglie alte, quindi potete fare tranquillamente gli aumenti. Mi raccomando, gli aumenti vanno sempre fatti di lato. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare il nostro pull io lavorerò due filati che sono Alice e Alein, però di Alice utilizzerò due colori diversi. Questa è la combinazione che userò io: Alice color bianco, Alice color rosso e Alein color grigio. Ma qui vi faccio vedere altre combinazioni colori che potete comunque mischiare tra di loro, cioè vedete, se questo è anche natalizio, ma se lo volete ancora più natalizio potete mettere il bianco, potete mettere il rosso, oppure potete fare un'altra cosa, mettere invece di questi colori, fare rosso e verde e grigio, quindi vi potete sbizzarrire. E naturalmente sul sito ci sono molti altri colori per fare questo pull, se non in versione natalizia come l'ho fatta io, in versione tutti i giorni, nel senso da poterlo usare per sfruttarlo maggiormente per tutto l'inverno, anche se come avete visto dalla foto iniziale il mio non è proprio natalizio, quindi si può comunque indossare per tutto l'inverno. Quindi io inizierò a lavorare con Alice bianco, poi passerò al rosso e infine passerò al grigio, e andiamo a vedere appunto come lavorare, e poi vi dirò naturalmente quando andremo a cambiare il colore. Ora tolgo tutti questi filati, eccoci, perché così vi faccio vedere. Allora, io lavorerò con l'uncinetto del 4,5 montato 96 catenelle. Ora io direi taglia M, non fate ulteriori aumenti, ma lasciate come ho fatto io 96 catenelle, e poi andate a fare i maggiori aumenti quando dovremo lavorare con Alein e fare gli ultimi aumenti per rimettere i marcapunti per lo scalfo, perché la lavorazione sarà in top down. Per quanto riguarda la taglia L invece dovete andare ad aumentare di 8 catenelle, questo perché dovete ritrovarvi rispetto a me con due maglie in più per lato. Perché io per lato devo avere un numero dispari, quindi io per lato, per farvi capire, nella manica devo fare 13 maglie alte e nel lato avanti e dietro devo fare 25 maglie. Se andate ad aumentare solo di una andate a fare un numero pari, e poi nel fare il secondo giro, che è il giro dove faremo i nostri fiorellini, non so neanche come chiamarli, non vi trovate a farlo centrale, quindi dovete avere un numero dispari. Per questo invece di 13 voi dovrete fare 15 maglie per quanto riguarda i lati piccoli, e invece di 25 27 maglie. Quindi mi raccomando, per farvi capire, ogni angolo abbiamo bisogno di 5 catenelle, il resto delle catenelle sono appunto da dividere per le due parti avanti e le maniche. Quindi ripeto, rispetto a me taglia L io vi consiglio di aumentare 8 catenelle, taglia M io non farei aumenti, ma farei solo qualche giro dopo aumenti, oppure se volete fare comunque gli aumenti va benissimo, andate a fare quindi le catenelle iniziali montando rispetto alle mie 96 8 catenelle in più. Se dovete fare un ulteriore aumento, mi raccomando, aumentate di altre 2 catenelle, quindi invece di 8 aumentate 16 catenelle. Questo se state lavorando un filato molto sottile, altrimenti non fate questi aumenti perché troppe catenelle, perché altrimenti lo scollo vi viene troppo largo. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro dove ho la mia stessa catenella di base, vado a fare un'altra maglia alta, salto 2 catenelle, come vi ho detto adesso devo andare a fare un totale di 13 maglie alte, perché vado a fare per prima cosa la manica. Scusatemi, voglio tirare un attimo il filo perché altrimenti poi non mi trovo. Quindi 13 maglie alte. Se invece avete fatto gli aumenti dovete fare 15 maglie alte, quindi io vado a lavorare fino ad ottenere un totale di 13 maglie alte e poi vi faccio vedere come continuare. Ho fatto le mie 13 maglie alte, adesso dobbiamo andare a fare il secondo angolo, quindi salto le 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, si saltano 2 catenelle e adesso devo andare a fare un totale di 25 maglie alte. Mi raccomando, chi ha fatto le catenelle in più ne deve andare a fare 27, quindi vado a lavorare un totale di 25 maglie, una in ogni catenella, e poi vi farò vedere come terminare, come iniziare, come terminare, cosa fare dopo aver fatto le 25 maglie alte. Ho fatto le mie 25 maglie, salto 2 catenelle e vado a fare il terzo angolo, quindi vado a fare una maglia alta saltando le 2 catenelle,
catenella, rientro altre 2 maglie alte, salto 2 catenelle. Adesso dobbiamo fare la manica, quindi di nuovo 13 maglie alte. Mi raccomando, per chi ha aumentato deve farne 15, quindi vado a fare le mie 13 maglie alte e poi terminate anche le 13 maglie alte vi farò vedere l'ultimo passaggio per terminare il nostro primo giro. Ho fatto anche le 12 maglie alte, quindi ho delle 13 maglie alte, scusatemi, quindi ho terminato anche l'ultima manica. Vado a fare il mio ultimo angolo, salto 2 catenelle, entro nella terza, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, salto 2 catenelle e vado a fare le mie ultime 25 maglie. Per chi ha messo le catenelle in più ne deve andare a fare 27. Terminate le 27 maglie per chi ha fatto le catenelle, 25 nel mio caso, vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, sto terminando l'ultimo lato, io ho fatto 25 maglie alte. Mi raccomando, per chi ha fatto gli aumenti in più ne deve fare 2 in più, quindi 27, perché deve essere sempre un numero dispari. Vado a chiudere la lavorazione entrando nella terza catenella iniziale e facendo una maglia bassissima. A questo punto possiamo andare a fare il nostro secondo giro. Con la maglia bassissima mi porta all'interno del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, i 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro dentro un'altra maglia alta, vado a fare una maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte. E adesso, se vi ricordate, noi qui abbiamo un totale di 13 maglie alte, 3 6 9 12 e una 13, e andiamo a fare 6 maglie alte, mentre per chi ha fatto gli aumenti ne deve andare a fare 7, una sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3 4 5 e 6. Mi raccomando, chi ha fatto le maglie alte in più deve farne una in più, quindi 7. Catenella di separazione, saltiamo una catenella e andiamo una maglia alta, andiamo nella maglia alta successiva e di nuovo andiamo a fare 6 maglie alte, 7 per chi ha fatto le catenelle in più, quindi invece di 13 si trova 15 maglie alte, che io ripeto l'ho suggerito solamente per le taglie M, mentre per le taglie M di fare lo mio stesso numero di catenelle e poi andare a fare gli aumenti successiva in più rispetto a me. Maglia alta tra la maglia alta e il ventaglio, e a questo punto di nuovo andiamo a fare il ventaglio nel ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. A questo punto, anche in questo caso, dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Abbiamo ossia nel lato della manica abbiamo il lato con 25 maglie e dobbiamo andarle a dividere a metà, quindi dobbiamo fare 12 maglie alte e poi una catenella. Mi raccomando, per chi ha messo le catenelle in più ne deve fare 13. Prima di tutto però facciamo sempre la maglia alta tra il ventaglio e la maglia alta e poi 12 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 11 12. Mi raccomando, la maglia alta in più per chi ha fatto le catenelle, catenella di separazione, saltiamo una maglia e di nuovo 12 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, una maglia alta tra la maglia alta e il ventaglio e poi di nuovo ventaglio all'interno del ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta. Adesso ci troviamo di nuovo dove abbiamo il lato della manica, quindi maglia alta tra il ventaglio e la maglia alta e di nuovo 6 maglie alte, e mi raccomando sempre una maglia alta in più se avete fatto le catenelle iniziali, quindi 2
3, 4, 5 e 6. Catenella di separazione, salto una catenella, scusatemi, una maglia alta, non so perché dico catenella, e poi di nuovo 6 maglie alte, una in più se avete fatto le catenelle in più iniziali. 3, 4, 5 e 6. Maglia alta tra le maglie alte, il ventaglio, ventaglio all'interno del ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta e poi siamo di nuovo nel lato lungo, quindi maglia alta tra il ventaglio e la maglia alta e poi andiamo a fare un totale di 12 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 se ne avete fatto le catenelle iniziali, una catenella di separazione, salto una maglia alta e di nuovo vado a fare le mie 12 maglie alte e poi vi faccio vedere appunto come terminare anche il secondo giro e come iniziare poi a fare il terzo. Quindi per adesso procediamo in questa maniera. Vado a fare le ultime maglie alte e termino il secondo giro facendo maglia alta tra le maglie alte e il ventaglio, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo iniziare a fare il nostro terzo giro. Terzo giro, andiamo a lavorare sempre con una maglia bassissima nel ventaglio, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, vado a fare una maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima prima del mio archetto, quindi ne devo andare a fare un totale di 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Per chi ha fatto le catenelle in più ne avrà sicuramente un in più. A questo punto andiamo a fare una catenella, entriamo nell'archetto e facciamo una maglia alta, catenella, saltiamo una maglia alta, andiamo a fare una maglia alta fino alla fine delle maglie alte, quindi lo stesso in questo caso, nel mio caso, per un totale di 6, di 7 se avete fatto una maglia alta in più. Vado poi sempre a fare una maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte e poi ventaglio sopra il ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, maglia alta, scusate, ho preso male il filo, quindi maglia alta tra il ventaglio e la maglia alta e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta prima di arrivare alla penultima prima del mio archetto, quindi anche in questo caso sono 12 maglie alte, 13 per chi invece ha messo la catenella in più, quindi ricordate che avete sempre, per chi ha messo le catenelle in più, una maglia alta in più. Quindi vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima e anche in questo caso vado a fare catenella, entro nell'archetto, maglia alta, catenella, salto una maglia alta e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta e devo fare questo quindi per tutto il giro. Quindi termineremo qua con una maglia bassa, ventaglio sopra il ventaglio, scusate, con la maglia alta, ventaglio nel ventaglio, maglia alta, vi fermate prima dove nella penultima maglia, fate la catenella, maglia alta e di nuovo catenella, si salta una maglia, quindi quello che abbiamo fatto qui lo dobbiamo fare per tutto il giro. Vi farò vedere poi come si termina anche il terzo giro e come iniziare poi a fare il quarto. Allora, sto terminando il terzo giro,
ho sempre fatto la maglia alta tra le maglie alte e il ventaglio, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, sempre maglia bassa, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella, si rientra nel foro, maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare dove ho il mio archetto. Quindi maglia alta sopra ogni maglia alta. A questo punto maglia alta nel primo archetto, catenella, maglia alta nell'archetto successivo e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. E dobbiamo fare questo poi naturalmente per tutti i lati. Quindi maglia alta sopra ogni maglia alta, vado tra la maglia alta e il ventaglio e faccio una maglia alta e poi scusate, di nuovo ventaglio sopra il ventaglio, quindi maglia alta, catenella e maglia alta nell'archetto del ventaglio, maglia alta tra il ventaglio e la maglia alta e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al mio archetto. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare dove ho il mio archetto. E a questo punto realizzo maglia alta nell'archetto, catenella di separazione, maglia alta nell'archetto successivo e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare dove abbiamo il ventaglio successivo. Maglia alta sopra ogni maglia alta, voglio farvi arrivare fino a fin di questo lato e poi possiamo procedere da sole perché come potete vedere si ripete per tutti i lati. Quindi arrivo a fare ogni maglia alta sopra ogni maglia alta, vado tra la maglia alta e il ventaglio e faccio la mia maglia alta, vado nel ventaglio e faccio il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella e maglia alta e poi di nuovo maglia alta tra il ventaglio e il ventaglio e una maglia alta sopra ogni maglia alta. Dove abbiamo l'archetto faremo una maglia alta, catenella e maglia alta nell'archetto successivo. Andiamo a fare questo per tutto il quarto giro e poi vi farò vedere come terminare e iniziare il quinto. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro sempre nella seconda catenella e faccio una maglia bassissima. Quinto giro, maglia bassa, 2 catenelle, catenella di separazione, rientro maglia alta, quindi sempre il nostro ventaglio, maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte e questa volta di nuovo vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare dove ho il mio archetto di una catenella. E anche in questa volta poi arrivata all'archetto andiamo a fare una maglia alta e poi di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta e devo fare questo per tutto il giro, quindi andiamo sempre a fare maglia alta sopra ogni maglia alta nell'archetto di una catenella. Quindi mi trovo fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta tra le maglie alte e il ventaglio, ventaglio nel ventaglio, quindi maglia alta, catenella e maglia alta tra ventaglio e maglie alte e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta per arrivare dove abbiamo poi una maglia nel ventaglio. Scusatemi, una maglia alta nell'archetto di una catenella, quindi vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta
così ve lo faccio rivedere. Sono dove sto facendo l'archetto e quindi maglia alta nell'archetto e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ricordate sempre di fare comunque una maglia alta sia quando fate prima che dopo il ventaglio, quindi tra le maglie alte e il ventaglio, di farlo sia prima che dopo il ventaglio, perché quelli servono per fare gli aumenti di lavorazione. Quindi voglio finire questo lato in modo tale da farvelo rivedere, quindi maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare dove abbiamo il ventaglio e andare a fare una maglia alta tra la maglia alta e il ventaglio e poi si riprocede normalmente. Quindi in questo caso non dobbiamo fare altro che fare una maglia alta tra i ventagli e le maglie alte, una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta nell'archetto del ventaglio. Termino il quinto giro e poi vi faccio vedere il sesto giro. Allora, ho terminato anche il quinto giro e adesso dobbiamo andare a lavorare con il colore rosso. Potete fare o che vi trasportate il filo bianco, però rendetevi conto che noi dovremmo rifare di nuovo 5 giri con il rosso, quindi io vi suggerisco magari o di staccare il filo o comunque di lasciarlo libero e poi riprenderlo quando rilavorerete con il bianco invece di staccarlo. Potete fare come volete, io preferisco per adesso non staccarlo, ma neanche trasportarlo in altro, ma poi riprenderlo a lavorazione dopo, cioè quindi me lo ritiro, quindi ci sarà questo filo che viene invece di farlo vedere, oppure potete tranquillamente spezzare il filo e poi riprenderlo come volete. Diciamo adesso che andiamo quindi a lavorare con il rosso, quindi io entro dentro l'archetto e vado a fare prima una maglia bassa e cioè scusate, una maglia bassissima, una catenella, rientro maglia bassa in modo da fissare il filo, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro una maglia alta e poi vado a lavorare una maglia alta tra il ventaglio e tra il ventaglio e le maglie alte e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. E devo fare questo poi per tutto il giro, quindi io vi faccio vedere il primo lato, ma il lato va fatto questo per tutti e 4 lati, quindi maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al ventaglio successivo, che è comunque il nostro angolo. Quindi semplicissimo questo sesto giro, andiamo a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta, siamo arrivati, eccomi dove ho l'angolo, quindi vado sempre a fare una maglia alta dopo le maglie alte, il ventaglio, vado a fare il ventaglio sopra il ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta tra il ventaglio e maglie alte e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ripeto, devo fare questo per tutto il sesto giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il settimo giro. Allora, ho finito anche il sesto giro, adesso dobbiamo andare a fare il settimo giro. Ho fatto sempre la maglia alta tra le maglie alte e il ventaglio e la maglia bassissima, quindi maglia bassa, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Adesso vado a fare sempre maglia alta tra la maglia alta e il ventaglio e vado a fare 5 maglie alte, 6 perché ha messo le catenelle in più, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, salto una maglia, entro una successiva e vado a fare una maglia alta e vado a fare una maglia alta fino a che non mi trovo come rimanenze 6 maglie alte, 7 per chi ha fatto una maglia alta in più rispetto a me, cioè le catenelle in più rispetto a me, perché qui io ne ho fatte 5, voi ne avrete fatte 7, quindi
vado a fare una maglia alta e le contiamo insieme, quindi 3, 4, 5, 6, 7. Se volete fare una cosa che vi è più veloce, potete andare a mettere un marcapunti, quindi vedete 3, 6, sopra la sesta vi mettete il marcapunti. Comunque io sto per terminare, quindi sono 3, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 11. Quindi ho fatto 11 maglie alte, faccio la catenella di separazione, salto una maglia alta e vado a fare le mie ultime 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta tra la maglia alta e il ventaglio e poi andiamo a fare normalmente il nostro ventaglio, quindi ventaglio sopra il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte. Adesso ci troviamo nella parte più lunga e anche in questo caso andiamo a dividere e andiamo a contare 9 maglie alte, quindi 3, 6, 9 e sopra la decima mettiamo il nostro marcapunti, così ci ricordiamo. Stessa cosa da quest'altra parte, andiamo a contare 3, 6, 9 e nella decima mettiamo il nostro marcapunti, così è più facile. E adesso andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare nella maglia alta prima del nostro marcapunti, quindi in questo caso dobbiamo fare 9 maglie alte, senza contare naturalmente la maglia alta che abbiamo fatto tra il ventaglio e la maglia alta. Quindi maglia alta sopra ogni maglia alta, scusatemi, devo tirare un po' di filo. Sono arrivata nella maglia alta dove ho il mio marcapunti, vado a fare una catenella di separazione, salto quella maglia alta e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare nella maglia alta prima del mio secondo marcapunti. Scusate, mi tiro ancora il filo, non stacco la telecamera perché così vedete bene. Quindi sono arrivata dove ho il mio secondo marcapunti e vado a fare di nuovo l'ultima maglia alta, catenella, salto la maglia alta dove ho il marcapunti e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo così fino ad arrivare alla fine del mio marcapunti, scusatemi, del mio lato. E naturalmente si terminerà il lato andando sempre a fare una maglia alta tra le maglie alte e una maglia alta qui tra la maglia alta e il ventaglio e poi ventaglio, catenella, rientro, maglia alta, vado a fare una maglia alta tra il ventaglio e la maglia alta e anche in questo caso stacco i miei marcapunti, mi trovo di nuovo dove ho il lato delle maniche, quindi vado a fare salto 5, entro nella sesta e metto il mio marcapunti, conto sempre 5, entro nella sesta e metto il mio marcapunti, questo per trovarvi più facilmente. E poi stessa cosa quando andiamo nel lato lungo, contiamo 9 maglie alte e mettiamo il marcapunti sia a inizio lato che fine lato e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto fino adesso. Quindi vedete, andare a mettere sempre la catenella e saltare la maglia alta dove abbiamo messo il nostro marcapunti. Quindi io continuo così per tutto il settimo giro, vi farò vedere come terminare e come poi andare a fare poi il nostro ottavo giro.
Sto terminando anche il settimo giro, ho fatto sempre la maglia alta dove ho tra le maglie alte e il ventaglio, vado nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, andiamo sempre a fare maglia bassa, 2 catenelle che sono la maglia alta, catenella di separazione, rientro, maglia alta. E adesso andiamo a fare una maglia alta tra il ventaglio e la maglia alta e una maglia alta fino a fermarci alla penultima, prima di avere l'ultima maglia alta il nostro archetto. Quindi nel mio caso ho 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, salto la maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a fermarmi dove ho la penultima maglia alta prima dell'archetto di una catenella. Quindi le andiamo a contare insieme, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Catenella di separazione, salto l'ultima maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle ultime maglie alte. Quindi 3, 4, ops, questa maglia alta l'ho fatta male, e 5. Una maglia alta sempre tra le maglie alte e l'archetto e il ventaglio, e poi vado a fare ventaglio sopra il mio ventaglio del giro precedente, quindi maglia alta, catenella e maglia alta nell'archetto, e poi rivado a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi di nuovo maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte, una maglia alta fino a fermarci alla penultima maglia alta prima che abbiamo il nostro archetto di una catenella. Qui le maglie alte sono un po' di più in quanto stiamo lavorando le parti più lunghe, quindi la parte avanti e la parte dietro sono le parti più lunghe. Sono arrivata quindi alla penultima maglia alta, catenella, entro nell'archetto, maglia alta, catenella, salto una maglia alta e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima prima della maglia alta e dell'archetto. In questo modo stiamo facendo di nuovo le nostre stelline, chiamiamole un po' stelline, quindi continuo a lavorare in questa maniera, poi naturalmente per tutto il giro. Ops, scusatemi. Quindi maglia alta sopra ogni maglia alta, voglio farvi vedere bene il giro fino a che non arriviamo di nuovo alla maglia alta prima dell'ultima maglia alta. Non riesco a lavorare il filo, che cosa succede? Ok, arrivata sopra la penultima maglia alta facciamo sempre catenella di separazione, salto la maglia, maglia alta nella catenella, catenella di separazione, salto una maglia alta e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare a fine del mio lato. Terminato il lato, naturalmente andremo a fare sempre una maglia alta tra le maglie alte e poi il nostro una maglia alta tra le maglie alte e il ventaglio e poi il nostro ventaglio. Quindi questa è l'ultima maglia alta tra le maglie alte e il ventaglio e poi ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte, ripeto quello che ho fatto fino adesso. Quindi vado a fare una maglia alta fino ad arrivare alla penultima maglia alta, e poi catenella, salto ultima maglia alta, catenella, salto una maglia alta. Continuo così quindi per tutto l'ottavo giro. Vi farò vedere come terminare l'ottavo giro e iniziare poi il nono.
Sto terminando anche l'8º giro, ho fatto la maglia alta tra la maglia alta e il ventaglio, vado sempre a fare poi una maglia bassissima nella seconda catenella, maglia bassa, 2 catenelle, una di separazione, rientriamo a maglia alta per fare sempre l'inizio del nostro 9º giro, una maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte e poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare dove abbiamo il nostro archetto di una catenella. E a questo punto andiamo a fare una maglia alta nell'archetto, catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto successivo e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'archetto successivo. Quindi come vedete stiamo terminando le nostre stelline o nostri fiorellini, come diciamo vi piace di più chiamarle. Quindi procedo in questa maniera e vado a fare una maglia alta nell'archetto, catenella, una maglia alta nell'archetto successivo e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a terminare il nostro giro, scusate, non il nostro giro ma il nostro lato. Ho fatto quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, vado a fare una maglia alta tra la maglia alta e il ventaglio e poi di nuovo ventaglio sopra il ventaglio, quindi maglia alta, catenella e maglia alta nell'archetto. Quindi poi maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare dove abbiamo il nostro archetto. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera e poi questo è quello che faremo per tutti i lati. Quindi arrivati dove abbiamo il nostro archetto andiamo a fare maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto successivo e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare, come abbiamo detto, all'archetto successivo. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro, quindi maglia alta sopra ogni maglia alta nel primo archetto, catenella e maglia alta nel secondo archetto. Ricordatevi sempre di andare a fare comunque una maglia alta prima e dopo il ventaglio e prima di iniziare e dopo, quando avete finito, le maglie alte per ogni lato, perché queste servono comunque per fare i nostri aumenti. Quindi sono arrivata di nuovo dove ho gli archetti, maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto successivo e continuiamo così quindi per tutto il nostro 8º giro. Mi sono persa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 giro. Terminato il 9º giro vi farò vedere come fare il 10º. Allora sto terminando anche il 9º giro, ho fatto la maglia alta tra le maglie alte e il ventaglio, vado a fare una maglia bassissima nella seconda catenella e andiamo a fare il 10º giro, maglia bassa, 2 catenelle, una di separazione, rientro maglia alta e adesso una maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte e poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e anche una maglia alta dove abbiamo il nostro archetto. Quindi continuo a lavorare fino ad arrivare ad avere una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta in ogni archetto e devo continuare così per tutti i lati, facendo sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta in ogni archetto di una catenella. Ricordatevi sempre di fare una maglia alta anche a fine lato, quindi non solo all'inizio ma anche a fine lato, di fare la vostra maglia alta tra la maglia alta e il ventaglio. Io qui sono arrivata al secondo archetto, quindi vado a fare una maglia alta e poi di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi il 10º giro semplicissimo, alla fine è come il quinto, solo che sono aumentate le maglie alte, perché comunque stiamo aumentando a ogni giro le maglie
e vado a terminare maglia alta tra le maglie alte, il ventaglio, e poi di nuovo il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta tra il ventaglio e le maglie alte e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il giro. Vedete come sta venendo la maglia? Aspetta, però questa è la manica, quindi adesso non si vede, però dopo a fine del 10° giro ve lo faccio vedere. Dunque io ho terminato anche il 10° giro, adesso andiamo avanti con la lavorazione e cambiamo ulteriormente il filato, perché qui abbiamo lavorato con l'alice, adesso andiamo a lavorare con Halein, non so mai come si pronuncia questo filato, che come vi ho fatto vedere inizio video io ho scelto il colore grigio. Quindi adesso andiamo sempre a ripetere il giro 10 che abbiamo fatto, quindi andremo a fare sempre maglia alta sopra ogni maglia alta e maglia alta tra le maglie alte e il ventaglio fino a poter mettere il marcapunti. Quindi io adesso mi allego pure quindi con l'altro filato, quindi vado a fare una maglia bassissima, catenella, rientro, maglia bassa e 2 catenelle, poi 3 catenelle, rientro, maglia alta, e poi come ho detto maglia alta tra la maglia alta e il ventaglio, maglia alta sopra ogni maglia alta, e andremo a fare questo giro fino a, ripeto, a poter mettere i marcapunti. Noterete che questo filato è più spesso rispetto a quello precedente dell'alice, e questo quindi permetterà di allargare ulteriormente la lavorazione, proprio perché appunto è un filato più grande, ma si lavora benissimo con il 4,5 come abbiamo lavorato anche con l'alice. Quindi ripeto, io adesso vado a fare sempre questo giro andando a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta e facendo sempre la maglia alta prima e dopo il ventaglio tra le maglie alte, quindi maglia alta qui, maglia alta qui, e vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere il giro prima di poter mettere i marcapunti. Allora, io ho ripetuto il giri per altre 2 volte, quindi io dal primo all'ultimo un totale di 12 volte facendo gli aumenti. Per le taglie M fate almeno 2 giri in più rispetto a me, taglia L ne fate 4 in più rispetto a me. Lavorate sempre con il filato diverso, quindi non vi preoccupate di cambiare colore, lavorate sempre con questo fino ad arrivare a poter mettere i marcapunti, e una volta messi i marcapunti adesso torno a lavorare con il colore bianco. Quindi abbiamo lavorato appunto questi 3 colori e abbiamo avuto questa striscia diversa più doppia con infilato un po' più spesso, ma lavorando sempre col 4,5. Quindi adesso io torno a lavorare il corpo della maglia e torno a lavorare con il bianco, però dobbiamo fare una cosa: i marcapunti va sempre messo dove appunto abbiamo il nostro angoli, quindi i ventagli. Io vedo da qui adesso la maglia alta in corrispondenza dell'archetto di una catenella, vedete dove ho il mio primo chiamiamolo fiorellino, e vado in perpendicolare in modo da trovarmi alla stessa altezza adesso che andremo a lavorare il corpo per rifare appunto la nostra stellina al centro. E adesso me li vado a contare in modo da dirvi anche io quante maglie ho. Ne ho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Quindi ho 24 maglie e quella centrale, quindi diciamo che sarebbero 24 e 24, 48 sono 49, quindi io ho 49 maglie e a quella centrale ho messo i marcapunti e mi trovo in corrispondenza appunto della maglia centrale dove abbiamo fatto poi invece il nostro giro. L'ho messa già adesso, ma in realtà io il primo giro lo vado a fare senza fare il mio forellino. Andiamo a fare prima un giro di tutte maglie alte, però era per farvi già capire già adesso dove mettere il marcapunti. Quindi io adesso di nuovo rinizio a lavorare, vado però a cambiare il mio filo, dopo staccherò il filo, non vi preoccupate, e vado direttamente a fare qui. Non vado a fare più il ventaglio, ma vado a fare direttamente una maglia alta, quindi vado al centro del ventaglio prendendo sia il ventaglio avanti che il ventaglio dietro, vado a fare una maglia bassissima e poi fermo il filo e vado a fare 3 maglie alte che sono la nostra prima maglia alta. A questo punto però rientro qui dove ho la maglia alta l'archetto del ventaglio dietro e vado a fare un'altra maglia alta, perché altrimenti stringiamo troppo la lavorazione.
e a questo punto vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio nella parte dietro, perché se non andiamo a fare stringiamo troppo la lavorazione. E poi lavoriamo come abbiamo sempre lavorato, andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi questo fino ad arrivare al secondo marcapunti. E poi dal secondo giro, quindi questo è il nostro primo giro, andremo a fare la nostra stella o il nostro fiore. Naturalmente una cosa che non vi ho detto, la faremo sia avanti che dietro. Comunque io adesso continuo a lavorare fino ad arrivare al secondo marcapunti per farvi rivedere appunto come passare dal filo, ok, dalla parte dietro alla parte avanti. Sto arrivando dove ho il secondo marcapunti, vado a fare una maglia alta dove ho la maglia alta del ventaglio dietro, tolgo il mio marcapunti e vado a fare una maglia alta prendendo sia l'archetto del ventaglio dietro che quello del davanti, vado a fare una maglia alta e poi di nuovo maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio del davanti e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a terminare il giro. Terminare il giro, appunto vi farò vedere come andare a fare di nuovo il giro per creare la nostra stellina. Sto per terminare il primo giro, mi raccomando nel terminarlo l'ultima maglia alta va fatto nella maglia alta del ventaglio della parte avanti e poi vado a terminare la lavorazione facendo una maglia bassissima sopra la prima maglia alta. Ora bisogna ricontare un attimo le maglie alte, io ne ho due in più senza contare quella lì centrale dove abbiamo preso i due ventagli, quindi sia qui e qui, diciamo che comunque ne abbiamo due in più per lato perché comunque abbiamo fatto la maglia alta anche sul ventaglio, quindi in questo caso io ho da una parte 25 maglie e nella 26esima ho messo il marcapunti sia avanti che dietro. Adesso andremo a lavorare i giri che abbiamo lavorato in questa maniera per fare il nostro forellino, però senza fare più aumenti. Naturalmente se avesse necessità di fare gli aumenti nella maglia alta laterale andate a fare, quindi qua e qua, o due maglie sopra la stessa maglia alta o tre maglie se dovete aumentare parecchio, e fate così. Quando dovete aumentare andate a fare gli aumenti sempre lateralmente, magari potete fare due maglie alte sopra la prima maglia alta e sopra l'ultima maglia alta rispetto a quella maglia alta centrale, gestatevi voi. L'importante appunto che gli aumenti li fate lateralmente, li potete fare ogni giro. Io per adesso non devo fare aumenti, forse ne dovrò fare qualcuno ai fianchi, per ora non li devo fare, quindi devo solo andare a fare i 4 giri e naturalmente scusatemi, i 5 giri totali, quelli che abbiamo fatto qui facendo appunto il nostro fiorellino, che adesso comunque vi faccio rivedere, e poi andrò a cambiare il filo dopo i 5 giri riprendendo a fare il filo e i giri con con il filo rosso. Però non farò più stelline, le stelline lo voglio fare solo quella là, questa qui, perché mi va sul seno e quindi mi piace l'idea che si veda questa stellina sul seno, ma poi andando a lavorare non farò più le stelline e lavorerò quindi facendo soltanto le stelline nella parte bianca, quindi non farò più le stelline nella parte rossa, le farò solo quando ricomincerò a lavorare con il filo bianco. Altra cosa prima di andare avanti, scusate vi metto così, io adesso farò i 5 giri con il bianco, poi 5 giri con il rosso per rifare lo stesso numero di giri e poi farò 2 giri con le Aleine. Mi raccomando, per chi ha fatto più giri rispetto a me, quando ritorna a lavorare questo filato lo deve lavorare sempre appunto con lo stesso numero di giri, quindi se ha fatto 4 giri va a fare 4 giri. Ripeto, io ho deciso che farò soltanto le stelline quando poi ritornerò a lavorare col bianco per farlo al centro, non lo farò anche con il rosso, però voi siete liberissimi di fare con il rosso e io vi consiglio di andarvi a contare quante maglie di separazione ci sono tra i due forellini rossi, in modo tale da mettervi al centro comunque la maglia alta della stellina, in modo tale da capire quante maglie andare a mettere e fare lo stesso distanziamento anche sotto. Comunque ripeto, io adesso continuo a lavorare, vi faccio vedere appunto come andare a fare i 4 giri. Non bisogna fare più aumenti, bisogna arrivare solamente a fare la maglia alta sopra
la maglia alta prima del nostro ventaglio. Quindi io adesso procedo a fare sempre le mie 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, quando andate a fare la maglia alta, di non prendere solamente i due fili avanti, ma di prenderli 3, quindi prendere anche quello più in basso. Questo vi permetterà di avere la lavorazione che resta dritta e non si va invece a fare che noterete ogni tanto, se si prendono soltanto questi due fori, quando si lavora in giri sempre di maglie alte, la lavorazione tende a slittare e quindi vi viene come se la cucitura andasse in obliquo, mentre lavorando prendendo entrambi i 3 fili la lavorazione viene più diritta in questa maniera. Quindi io continuo a lavorare fino ad arrivare appunto al marcapunti prima del mio alla maglia alta prima del mio marcapunti. Allora eccomi qui, sono arrivata dove ho il mio marcapunti, ho fatto la maglia alta, catenella di separazione, salto il marcapunti, quindi salto la maglia alta e vado a fare una maglia alta e poi procedo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a ritrovarmi al secondo marcapunti, che in questo caso lo abbiamo dietro, e vi faccio vedere anche in quel caso come andare a continuare la nostra lavorazione. Sono arrivata al secondo marcapunti, ho fatto la maglia alta prima del mio marcapunti, catenella di separazione, saltiamo la maglia alta con il marcapunti e andiamo a fare una maglia alta e poi torniamo a lavorare normalmente andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi a fare il terzo giro, e naturalmente nel terzo giro andremo a fare i nostri 2 archetti di una catenella, quindi i nostri 2 quadratini invece di uno, proprio perché stiamo rifacendo il nostro fiorellino. Quindi procedo così, vi farò vedere come terminare e iniziare il terzo giro. Ho terminato il secondo giro, quindi chiudiamolo facendo una maglia bassissima nella terza catenella e iniziamo a fare il terzo giro, quindi 3 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta, e ci dobbiamo fermare dove abbiamo la penultima della maglia alta prima del nostro primo archetto di una catenella, quindi ci dobbiamo fermare in prossimità comunque del marcapunti, che come potete vedere io non ho tolto, e poi vi faccio vedere appunto come continuare. Sono arrivata, quindi vedete dove ho il mio forellino di una catenella, mi sono fermata alla maglia alta prima, quindi vado a fare la catenella, entro nell'archetto e vado a fare la maglia alta, catenella, salto una maglia alta e poi torno a lavorare normalmente andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'archetto successivo, che è quello che abbiamo dietro, fermandoci sempre una maglia alta prima dell'archetto. Quindi io continuo a lavorare, arrivo nella parte dietro e vi faccio vedere di nuovo come andare a lavorare. Sono quindi arrivata al secondo marcapunti, ho fatto l'ultima maglia alta, catenella di separazione, salto l'ultima, vado nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella, salto una maglia alta e vado a fare la maglia alta, e poi vado a terminare il giro facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Naturalmente io adesso non vi farò rivedere come si chiude, perché abbiamo capito come si chiude, andrò direttamente a lavorare il quarto giro fino ad arrivare dove ho qui la lavorazione, in modo da farvi vedere come continuare. Quindi ripeto, adesso facciamo tutte maglie alte e chiudiamo con la maglia bassa, con la maglia bassissima, poi quarto giro iniziamo sempre con tutte maglie alte fino ad arrivare qui dove vi farò vedere appunto come andare a fare come lavorare per il forellino. Allora, come vedete io ho terminato il terzo giro, ho iniziato il quarto e mi trovo di nuovo dove ho fatto la mia lavorazione e vado a fare in questa maniera. Ho fatto la maglia alta sopra l'ultima maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla parte dietro dove abbiamo la stessa lavorazione, e anche in quel caso vi farò appunto vedere come rifare di nuovo come fare il quarto giro sopra questa lavorazione. Una volta fatto ciò poi continueremo la lavorazione del nostro pull. Quindi sono arrivata alla parte dietro sempre del mio quarto giro e come abbiamo fatto prima, maglia alta sopra la maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto e poi si torna a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta.
Il quinto giro, lo sappiamo, sarà uguale, quindi non ve lo faccio vedere perché tanto è uguale a quello che abbiamo fatto con il quinto e il decimo qui, ossia una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta nell'archetto. Poi, come vi ho detto, io tornerò a lavorare il rosso, farò sempre 5 giri, però non farò più i fiorellini, ma lavorerò sempre tutte maglie alte, e poi farò i 2 giri con questo stesso filato che ho usato per fare qui, quindi il high lane. E mi raccomando, se voi avete fatto più giri di me perché siete una taglia più grande, andate a fare naturalmente più giri. Alla fine vi dirò quanti giri che sono andata a fare in totale, cambiando sempre i colori, e se ho fatto un aumento, a quale giro sono andata a fare aumenti e quanti aumenti sono andata a fare. Una volta fatto ciò, poi torneremo a lavorare invece le maniche. Allora, ho terminato di fare il corpo della maglia, sono andata a ripetere i miei giri per 19 volte, ripetendo sempre la stessa cosa: 5 con il bianco, 5 con il rosso e 2 con invece il grigio, che ho ripetuto appunto i giri fatti con lo sprone della maglia. E come potete vedere, non sono andata a fare di nuovo i fiorellini, non ho fatto nemmeno alcun aumento, ma mi è andata benissimo a continuare la lavorazione così com'era. A questo punto io ho già fatto una manica, ve ne parlo un attimo prima di farla vedere. Anche in questo caso sono sempre andata a ripetere rispettando il cambio colore, quindi 5 bianchi, 5 rossi, 2 grigi e poi di nuovo così via. E come potete vedere, in questo caso ho ripetuto i miei 12 giri per 3 volte. E un'altra cosa di diverso che ho fatto è che qui ho fatto i forellini, ecco qua, così si vede, ogni volta che avevo il bianco e il rosso. Non l'ho fatto dove avevo il grigio perché io ho il grigio soltanto 2 giri, quindi mi raccomando, anche le taglie più grandi delle mie, se non avete raggiunto i 5 giri con il terzo colore, non potete fare il forellino, quindi fatelo solo quando avete appunto le strisce con il bianco e con il rosso, se avete usato gli stessi miei colori. Comunque, diciamo, ogni volta che avete i 5 giri. Adesso vi faccio vedere appunto come andare a fare i 5 giri della manica, per rispettare sempre il fatto di avere il forellino che va sempre nella stessa in verticale. Quindi andiamo a fare appunto il giro. Ora, per fare il nostro giro, il primo giro io ricomincio a lavorare sempre con il bianco, lavoro sempre con l'uncinetto del 4,5 e come primo giro vado a fare, prendendo dove avevo messo il marcapunti, una maglia alta. Quindi mi fermo il mio filato e vado a fare appunto le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, prendendo anche la maglia alta del ventaglio. Una volta fatto ciò, vado comunque a contare le mie maglie alte e poi vi faccio vedere come mettere il marcapunti per poter andare a fare il secondo giro e fare appunto il nostro forellino. Allora, ho fatto tutte le maglie alte, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella per chiudermi il primo giro, e io sono già andata a mettere il marcapunti. Allora, vi dico già che io ho un totale di 38 maglie e facendo la divisione per metà io ne metto 18 da questa parte, 18 da questa parte, una sopra e una sotto. Però, per fare in modo di fare preciso, che la lavorazione venga bene, quando andate a mettere il marcapunti tenete presente che deve essere nella stessa striscia delle maglie alte che corrisponde all'archetto di una catenella del nostro singolo, quindi non quello doppio ma singolo, e del nostro forellino della parte alta iniziale. Vedete, io facendo in questa maniera ho messo il mio marcapunti e mi sono trovata quindi con 18 maglie alte libere da questa parte, 18 maglie libere da questa parte, una maglia dove ho il marcapunti e la maglia iniziale che ho fatto. Quindi mi raccomando, anche le taglie più grandi fate in questa maniera: in perpendicolare vedete la vostra maglia alta, mettete il marcapunti in modo tale da avere la divisione che vi fa venire il forellino in maniera sempre perpendicolare. Quindi nel mio caso, io quando andrò a contare poi il prossimo giro, le prossime volte, come ho fatto per quest'altra maglia, io sinceramente, invece che riandarmi a contare le maglie, quando ho fatto l'ultimo giro, quindi qui dove avevo la mia questa è la manica, scusatemi, dove avevo più, quindi il mio ultimo forellino, sono andata a mettere nell'ultimo giro dei 5 il mio marcapunti, in modo tale che quando poi sono andata a fare il primo giro con il rosso sapevo esattamente dove andare a fare poi il mio archetto successivo, proprio perché era in perpendicolare. Quindi vedete, poi come vi ho detto, ho saltato con le 2 strisce e poi ho ricominciato.
Quindi adesso vi faccio vedere appunto come andare a fare il secondo giro. Naturalmente si torna a lavorare in tondo come abbiamo lavorato sempre, quindi qui, però vi faccio rivedere un attimo il primo giro. Ricordatevi che i giri sono sempre quelli, sono sempre 5, sono gli stessi che abbiamo fatto per il corpo della maglia, solo che dobbiamo andare appunto a rifare il nostro forellino, e lo facciamo solo nella parte alta della manica, in modo tale che si veda quando indossiamo il maglioncino appunto questa striscia di fiori. Quindi io continuo a fare le maglie alte per farvi vedere di nuovo appunto il secondo giro, ma ripeto, i giri sono uguali alla parte del corpo della maglia. E quindi sto per arrivare al marcapunti ed eccomi qua, questo è l'ultimo, quindi vado a fare una catenella, salto la maglia a maglia alta con il marcapunti e vado a fare un'altra maglia alta e poi vado a lavorare normalmente, quindi vado a ripetere i 5 giri che abbiamo sempre lavorato quando abbiamo fatto qui il corpo della maglia. Quindi stessa cosa, poi si vanno a fare i 2 forellini e poi di nuovo l'ultimo forellino. Quindi io adesso continuo a lavorare la mia manica e poi vi dirò se faccio un qualcosa anche intorno allo scollo, se invece lo lascio in questa maniera. Allora, ho terminato di fare la maglia e sono andata a fare un bordino allo scollo utilizzando il filato grigio, quindi l'Adeline, e sono andata a fare una maglia bassa tra le maglie alte, una maglia bassa dove avevo l'archetto di 2 catenelle e una maglia alta all'interno del ventaglio, e poi ho fatto un altro giro di maglie basse. Siccome mi era rimasto un po' di filato ma non volevo fare un ulteriore giro, sono andata a fare un giro di maglie basse anche sotto, facendo sempre una maglia bassa tra le maglie alte. Quindi anche questa creazione è terminata.